Ciao e bentornati su Ilaria Tutorial. Oggi prepareremo questi, delle perline fatte di carta. Servirà una rivista, smalto per unghie, degli occhielli, colla vinilica, un paio di forbici o, se preferite, un taglierino, del nastro adesivo e uno stecchino. Inseriamo l'occhiello nello stecchino. L'occhiello e lo stecchino devono avere lo stesso livello. Risolviamo quindi arrotolando il nastro adesivo fino a quando non saranno allo stesso pari. Questo via adesso non ci serve. Scegliamo un'immagine dalla rivista. Segniamo 1 centimetro dal bordo e nella parte in alto mezzo centimetro. Uniamo il tutto da qui a qui e da qui a qui. Meglio se usate un righello. E ritagliamo. Qua va aggiunta un'altra striscetta, larga sempre 1 centimetro, sia alla base che all'altezza. E incolliamo. La prima striscia è pronta per essere arrotolata. Dove? Proprio qua, dove abbiamo messo lo scotch. Colla ed inizio ad arrotolare più stretta possibile la striscetta fino alla fine. Nella parte finale metto la colla e arrotolo tutto passando la colla anche su tutta la perlina. Sfiliamo ed ecco qua, è pronta. Chiudiamo le basi con un po' di colla e l'occhiello sia da una parte che dall'altra. Lasciamo asciugare e passiamo lo smalto. E ancora da asciugare, serviranno almeno 2 passate di smalto. Vediamo quest'altra striscia, larga 1,50 centimetri. Facciamo una piccola linea nella parte bassa, una piccola linea nella parte centrale e poi traccio 2 linee verso gli angoli. Questo è il risultato, una lingua biforcuta. Non buttiamo via questa parte, potrebbe essere un'altra striscia. Dobbiamo solo allungarla con un'altra striscia della stessa larghezza. E adesso allunghiamo questa, sempre con una striscia della stessa larghezza. E iniziamo ad arrotolarla intorno allo scotch. Mettiamo la colla prima qua e poi anche di qua. Pronta. L'occhiello per chiuderla e lo smalto naturalmente. Possiamo fare strisce di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Se la vogliamo un pochino più cicciotta dovremo aggiungere una terza striscia. Come ultimo tocco do dello smalto glitterato, verranno ancora più luminose e luccicanti. Se ne possono fare veramente di tutti i tipi e di tutte le grandezze. Troverete all'interno della descrizione tanti altri modi per fare le perline, che potranno diventare un braccialetto, una collana, degli orecchini oppure una spilla, quello che più vi piace. Perché tanto nessuno penserà che sono fatte con della semplice carta da rivista. Vi sono piaciute? Spero proprio che riuscirete a farle anche voi. Se avete qualcosa da chiedermi, fatelo pure attraverso i commenti. Ma non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video. Ciao!